Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Restate con noi fino alla fine per tutti i dettagli più succosi, e se vi piace questo tipo di racconti, iscrivetevi e condividete il video, ci aiuta a portarvi sempre ciò che non vedete altrove. Nelle ultime ore, Demet Özdemir, da sempre discreta quando si parla della sua vita sentimentale, ha rotto il silenzio con parole che nessuno si aspettava. L'attrice, che per lungo tempo ha evitato ogni riferimento diretto al passato, avrebbe confidato ai suoi più vicini amici un sentimento rimasto sospeso. Per la prima volta dopo anni, si sarebbe lasciata andare a una confessione che ha fatto il giro dell'ambiente in poche ore. Al centro del suo sfogo c'è Can Yaman, il partner con cui ha condiviso set indimenticabili e una storia che ha appassionato milioni di persone dentro e fuori dallo schermo. Demet, provata ma lucida, avrebbe detto: il tempo mette alla prova, fa ordine, a volte toglie per ricordarci ciò che conta davvero, e tra le righe, una frase che vibra come una rivelazione: vorrei Can di nuovo nella mia vita. Parole che hanno scosso i fan e gli addetti ai lavori. La coppia, un tempo considerata l'emblema della chimica in scena, si era allontanata dopo la fine della loro relazione, lasciando dietro di sé un alone di mistero e una lunga scia di domande senza risposta. Ora, con questa svolta inaspettata, i social si sono incendiati, c'è chi vede un destino da riallacciare e chi teme che riaprire vecchie ferite possa essere troppo rischioso. Ma tutti, proprio tutti, vogliono sapere se questa storia potrà riscriversi davvero. Chi conosce Demet da vicino racconta che non si tratta di un impulso passeggero. È, piuttosto, la conclusione di un percorso intimo, silenzioso, maturato nel tempo. Una persona del suo entourage descrive così il suo cambiamento. Demet ha smesso di mettere a tacere il cuore. Crede che con Can non tutto sia finito, che ci sia un discorso rimasto a metà. È pronta a fare un passo indietro, se necessario, pur di ascoltare quella voce che non l'ha mai abbandonata. Chi ha vissuto di riflesso le sue giornate di set, le corse tra un ciak e l'altro, i momenti di concentrazione prima delle scene più intense, lo ha notato: c'era una crepa, una distrazione, un luogo interiore in cui lei sembrava tornare quando nessuno guardava. E dall'altra parte? Tutti gli occhi sono puntati su Can Yaman. Finora lui ha scelto il silenzio, un silenzio che pesa, che fa rumore, perché ogni sua parola può spostare il destino di questa vicenda. Le indiscrezioni che filtrano dietro le quinte parlano di sorpresa e di attesa. Qualcuno sostiene che Can non si aspettasse una confessione tanto diretta, altri giurano che lui avesse già fiutato un cambiamento. In ogni caso, il tam tam di corridoio racconta di un possibile incontro tra i due, previsto lontano da sguardi indiscreti, forse nei prossimi giorni, forse ancora prima di quanto si immagini. E se questo incontro avverrà, sarà l'inizio di un capitolo del tutto nuovo, che mescola ricordi, perdono e quel magnetismo che non ha mai smesso di tenerli vicini. Intanto, la rete si divide. Da una parte c'è chi difende l'idea del grande ritorno, invocando il tempo trascorso, la maturità guadagnata, la chance di ricominciare con occhi più consapevoli. Dall'altra c'è chi teme che i passi indietro siano un inganno, che le aspettative possano trasformarsi in delusione, che l'incantesimo funzioni solo davanti alla macchina da presa. Ma in un mare di opinioni, una cosa è certa: nessuno riesce a restare indifferente. L'eco della loro storia continua a parlare da sola. Questa presa di posizione di Demet, al di là dell'aspetto sentimentale, somiglia anche all'avvio di un nuovo assetto nella sua carriera. Lei, che spesso ha incarnato figure forti e determinate, adesso mostra una parte più fragile, più umana, più vicina a chi da casa l'ha seguita passo dopo passo. È un'apertura che sorprende, perché proprio nella vulnerabilità Demet trova una forza inedita, la capacità di guardarsi allo specchio senza filtri. Un collega. Prudente, ma non abbastanza da trattenere il sussurro, ha confidato: a volte ti sembra che il suo sguardo vada altrove, come se un pezzo del suo cuore fosse rimasto in sospeso. E quando ho pronunciato il suo nome, ho pensato: forse non ha mai smesso di aspettare il momento giusto per dirlo. Mentre tutto questo accade, la figura di Can resta un enigma. La sua scelta di non intervenire alimenta ogni ipotesi: è la calma prima della tempesta? O una protezione necessaria, per capire se quel sentimento è ancora lo stesso?
Chi gli sta accanto sostiene che sia rimasto colpito dalla fermezza con cui Dimet ha parlato. Qualcuno dice che lui stia rileggendo il loro passato con la cura con cui si riprende in mano un copione decisivo, riga dopo riga, scena dopo scena, chiedendosi se il finale possa essere scritto in modo diverso. Nei corridoi delle produzioni televisive, intanto, ha preso corpo un'altra suggestione. Dimet e Khan potrebbero ritrovarsi nello stesso progetto. Non è ancora una notizia, è un sussurro, un filo sottile che lega telefonate, riunioni, agende incrociate. Se accadesse, il confine tra lavoro ed emozione diventerebbe ancora più sottile. Chi ricorda la loro alchimia sa che basta un'occhiata a riaccendere tutto. E il pubblico, che non ha mai smesso di chiedere di vederli fianco a fianco, aspetta quel segnale come si aspetta l'alba in una notte troppo lunga. Le parole di Dimet continuano a vibrare nell'aria. Non sono state un gesto impulsivo, somigliano a un ponte gettato oltre il fiume, dopo aver capito che restare sulla riva non basta più. C'è chi sostiene che sia stato il gesto più coraggioso che potesse fare, altri si chiedono se non si tratti del rischio più grande. In ogni caso, nessuno potrà dire che non ha provato. E proprio lì, in quel confine tra l'orgoglio e la resa, c'è tutta la sua verità. Anche fuori dal set, tra amici e famiglia, si respira un cambiamento. Chi le vuole bene racconta che Dimet, per anni, ha incastrato i sentimenti in una scatola quotidiana: lavoro, impegni, ruoli, interviste. Ora quella scatola è stata aperta, e ciò che ne esce non è disordine, ma respiro. Un'amica, con la voce rotta da una strana gioia, ha riassunto tutto così: Dimet ha sentito a lungo di avere un vuoto. Adesso non lo nasconde più. Non vuole più vivere con il freno tirato. Se deve cadere, lo farà guardando avanti. All'ombra di questa rivoluzione, Khan resta un punto interrogativo gigantesco. Le sue giornate sono scandite dal lavoro, dalla disciplina, dalla costanza con cui da sempre affronta ogni nuova sfida. Ma dietro quella corazza lucida, chi lo frequenta assicura che ci sia un uomo che pensa, che pesa le parole, che prova a capire se il futuro può tenere insieme ciò che un tempo si è spezzato. E il mondo attorno trattiene il fiato in attesa di una frase, un cenno, una foto che racconti più di 1000 dichiarazioni. Intanto, i media non danno tregua. Ogni spostamento viene letto, ogni incontro viene interpretato, ogni silenzio diventa racconto. È il prezzo di una storia che non appartiene più soltanto a chi l'ha vissuta, ma anche a chi l'ha sognata. E stavolta il sogno non si accontenta delle repliche, vuole un seguito. Si dice che una produzione importante stia valutando l'ipotesi di affidar loro 2 ruoli che si sfiorano, si sfidano, si scelgono. Se questa ipotesi dovesse prendere forma, sarebbe l'occasione definitiva per capire se l'incanto può reggere anche fuori dall'ombra dei ricordi. C'è un altro aspetto che colpisce: il modo in cui Dimet ha deciso di parlarsi con sincerità ha avvicinato ancora di più il pubblico. Non soltanto l'attrice celebrata per i traguardi raggiunti, ma la donna che non ha paura di dire che prova qualcosa. È un messaggio potente, soprattutto in un mondo in cui la perfezione viene spesso confusa con la chiusura. Mostrarsi, per lei, è diventato un atto artistico, una scelta di verità che sa di nuovo inizio. Eppure, il dubbio resta: tutto questo sarà inteso come un ponte da attraversare in 2 o come un monologo destinato a spegnersi? Solo il tempo avrà la risposta. Ma intanto il rumore si fa attesa, e l'attesa diventa campo fertile per le possibilità. Ogni ora che passa, cresce la sensazione che un gesto, anche minimo, possa piegare la direzione del vento: una telefonata, un invito, una porta che si apre, un messaggio letto e riletto fino a diventare coraggio. Chi c'era quando la loro storia si è interrotta ricorda bene il peso del silenzio, la cura con cui entrambi hanno tentato di proteggere ciò che era stato. Forse proprio per questo, oggi, il desiderio di rimettere insieme i pezzi all'odore delle cose importanti. Non si tratta di nostalgia, ma di quella rara capacità di riconoscere quando un legame, pur spezzato, non è mai davvero caduto. Alcuni affermano che Dimet abbia scelto di parlare adesso perché il tempo ha limato gli angoli e reso più netti i contorni. Altri dicono che sia stata una scintilla recente a riaccendere tutto. Un ricordo, una scena vista per caso,
un dettaglio che ha tolto il sonno. Lei, nel frattempo, cammina tra gli impegni con la serenità di chi ha finalmente detto la propria verità. E quella verità è semplice e luminosa come una finestra spalancata. Il capitolo che si preannuncia potrebbe essere pieno di curve, confronti, chiarimenti, confessioni reciproche. Nulla che appartenga al teatro della posa. Piuttosto il passo sincero di due persone che hanno imparato molto, talvolta nel modo più faticoso. Se accadrà, accadrà per scelta. E se non dovesse succedere, non si potrà dire che sia mancato il coraggio di tentare. Nel frattempo, il pubblico guarda e spera. Ricorda i dettagli che hanno reso indimenticabile la loro magia, i silenzi carichi, le risate improvvise, i dialoghi che sembravano scritti addosso. Chi li ha seguiti sa che non è soltanto una questione di fotografia o di copione. È quell'elettricità dolce che nasce quando due mondi si riconoscono. E questa volta, più che mai, tutti si chiedono se il riconoscimento potrà tradursi in un abbraccio. A chi ci chiede se il grande ritorno sia vicino, rispondiamo con la sola onestà possibile: la strada è stata riaperta. La porta non è più chiusa. Una frase ha rimesso in moto un universo. E ora, nel fragile equilibrio tra la prudenza e il desiderio, ogni segnale acquista un significato nuovo. Perché in fondo, al cuore non interessa la coreografia perfetta, gli basta un passo vero. E oggi quel passo, Dimet, lo ha fatto. Tocca a Khan decidere se camminare accanto a lei. Grazie per averci seguito su Celebrita dalla Turchia. Se questo racconto vi ha emozionato, iscrivetevi e condividetelo con chi ama le grandi storie, le prossime novità potrebbero arrivare quando meno ve lo aspettate.